Nicolò Filippucci vince la categoria Nuove proposte del Festival di Sanremo 2026, tutto come ampiamente prevedibile, come avevo già praticamente annunciato, diciamo, nel corso degli scorsi mesi. Prima di addentrarmi nel discorso, vi ricordo, qualora avesse piacere, di iscrivervi al mio canale YouTube Daniele Forsinetti e magari anche di lasciare un like a questo video. Nicolò Filippucci è arrivato in finale con Angelica Bove, tutto come previsto dal mio punto di vista, perché i due ragazzi che hanno fatto Saremo Giovani avevano le due canzoni migliori di tutte. C'era anche quella di Senza Gri, che a mio avviso avrebbe meritato di stare su quel palco più di qualche canzone di Area Sanremo, ecco, mettiamola così. Da Area Sanremo sono arrivati il trio Blind, Elma e Sonico e Mazzariello, che però avevano ben poche possibilità, soprattutto per un'esposizione mediatica diversa, dato che il percorso a Saremo Giovani viene di fatto visto in TV, anche se da un pubblico ristretto, però gli artisti sono seguiti, le canzoni già vengono ascoltate da prima. Invece da Area Sanremo il tutto si svolge in tempi molto più brevi, verso i primi di dicembre, metà dicembre. A quel punto chiaramente c'è meno spazio per i cantanti che riescono ad emergere e anche per ascoltare il brano, fermo restando che secondo me restano superiori il brano di Angelica Bove e di Nicolò Filippucci. A mio modo di vedere, a mio gusto personale, il brano, e ripeto, come dissi anche qualche settimana fa nell'anteprima, il brano di Angelica Bove, per mio gusto, è migliore rispetto a quello di Nicolò Filippucci, ma questo è semplicemente un gusto personale, sono entrambe canzoni molto belle e entrambe meritevoli di arrivare alla vittoria, quindi per me la vittoria di Nicolò Filippucci è assolutamente meritata e soprattutto se la merita dopo quanto accaduto ad Amici. Lui ha fatto un percorso importante, tutti ad Amici hanno delle difficoltà e dei contrasti con i professori perché fa parte del format e fa parte del programma, però Nicolò a mio avviso è stato scippato di una finale che avrebbe ampiamente meritato, soprattutto visto il livello generale dell'anno scorso e visto che a vincere è stato Trigno. Poi lasciamo stare il fatto che Trigno è stato scartato da Sanremo, mentre Nicolò è arrivato a vincere le nuove proposte, perché sono due percorsi paralleli e diversi, quindi non possiamo considerare quell'aspetto, però c'è da considerare che secondo me, e lo dico da tempi non sospetti, Nicolò ha qualcosa in più rispetto a Trigno, nonostante faccia un genere diverso, però Nicolò forse da Amici non è stato proprio capito al massimo, fermo restando che è arrivato in semifinale, non è che sia uscito dalla prima puntata o che addirittura non sia arrivato a partecipare al serale. La semifinale è sempre un traguardo importante, però che avrebbe meritato. Ovviamente è inutile parlare del passato, però un collegamento poi con il presente è necessario farlo, perché come ho già detto, Nicolò Filippucci da quella grande delusione, perché immagino comunque fosse molto deluso, soprattutto per come si è svolta la puntata e come è stato eliminato, perché quello che ho contestato io ai tempi era stata proprio la modalità con cui era stato escluso, che non mi era piaciuta, piuttosto che l'eliminazione in sé, perché parliamo di un programma televisivo fatto di eliminazioni e quindi quello va messo in conto che poi ci siano eliminazioni più giuste, eliminazioni meno giuste, anche in base ai gusti soggettivi. Però sicuramente la modalità non è stata proprio delle migliori, non è stata eccezionale. Detto questo, ora Nicolò Filippucci si può godere una vittoria più che meritata. Il televoto è stato dominato, ma non avevo alcun dubbio su questo. L'unico dubbio sulla possibile e probabile, direi, vittoria di Nicolò Filippucci era sulle altre giurie che avrebbero votato, ovvero quella della sala stampa e quella della radio, perché in quel caso avrebbero anche potuto, volendo, indirizzare l'andamento della votazione da un'altra parte, perché comunque se hai il televoto nettamente a favore con un 75%, ma le altre due giurie vanno tutte compatte sull'altro nome, ovvero Angelica Bove, a quel punto vince Angelica Bove, è come se fosse una torta con tre fette, se due fette vanno a dare la maggioranza ad Angelica Bove, a quel punto Nicola Filippucci non può far leva soltanto sul televoto. Era un po' il discorso di Geolier quando perse con Angelina Mango, nonostante un televoto dominato. Questo era il succo del discorso, però la giuria è andata tutta compatta su Nicola Filippucci, o comunque è stata abbastanza equilibrata, anche nei risultati generali e delle percentuali. Mi sembra che fosse abbastanza indirizzato verso Nicola Filippucci, sicuramente più equilibrato rispetto al televoto, perché è giusto che fosse più equilibrato, però è andata come mi aspettavo e come penso molti si aspettassero. Ad ogni modo io penso che entrambi possano avere una carriera importante e tra l'altro una cosa che non ho detto ma forse avevo detto già nei video precedenti è che quelle due canzoni, soprattutto quella di Angelica Bove, avrebbero entrambe meritato
di stare tra le big, sarebbero state tranquillamente tra le 30 big perché sono migliori di alcune delle 30 canzoni che sono state presentate quest'anno in gara. E non è la prima volta, non è la prima volta che succede che una canzone di un artista delle nuove proposte sia migliore o quantomeno meritevole di entrare tra i big. Vedremo se poi l'anno prossimo magari Nicolò Filippucci riproverà il percorso dell'Ariston ma da big, oppure se prenderà strade diverse. Sicuramente quello che c'è adesso nel suo futuro è un album, l'aveva già detto, e bisogna capire quando uscirà, il nome che darà all'album e quant'altro. Per quanto riguarda Angelica Boy invece l'album è già uscito, già si è concentrato sui suoi progetti discografici che sicuramente proseguiranno. Focalizzandomi un attimo invece sulla puntata generale per quanto riguarda la gara dei big della scorsa sera, che onestamente cambia poco rispetto a quanto visto nella prima serata e anche nella seconda, perché comunque la serata del mercoledì e del giovedì vengono smezzati i cantanti 15 e 15. Abbiamo avuto la cinquina che prevede Arisa, Serena Brancale, Sal Da Vinci, Saif e Luché. Diciamo tutti nomi abbastanza probabili per il televoto, e dal bilancio tra le cinquine che abbiamo avuto, tra le top 5 che abbiamo avuto tra la prima serata e le altre due, emergono soprattutto due nomi che erano quelli che alla vigilia avevamo fatto, quello di Serena Brancale e quello di Fedez e Masini, che a questo punto a livello generale tra la votazione della sala stampa e le altre votazioni, quella del pubblico e quella delle radio, credo che si confermino i grandi favoriti alla vittoria. Bisogna anche considerare che nella serata di sabato le cose potrebbero cambiare, perché adesso venerdì la serata cover fa una gara a parte, sabato bisognerà vedere come si voterà, come andrà, perché nella suddivisione ci sono dei voti che magari se qualcuno ha più preferiti, una serata può decidere di andare da una parte, un'altra serata può decidere di andare all'altra, perché i voti possono essere smezzati in quel caso, no? Ne hai 3 il mercoledì e 3 il giovedì, sabato ne hai 3 e basta, e lì potrebbe sicuramente cambiare un pochettino lo scenario. Quelli che sono stati penalizzati dal televoto, mi sembra evidente, sono coloro che sono stati chiamati nella cinquina dalla sala stampa, dalla votazione della sala stampa, ovvero Dito Nella Piaga, Fulminacci, che nel pubblico forse non hanno suscitato abbastanza emozione e non sono stati capiti abbastanza per essere chiamati nella cinquina. Quindi io sono molto molto curioso. Al momento abbiamo due nomi che sono molto molto probabili da podio, ovvero Fedez, Masini e Serena Brancale. Loro due io li vedo quasi certi nella cinquina finale e con ogni probabilità anche sul podio. Mentre per quanto riguarda gli altri c'è molto molto da chiarire e sono molto curioso. Sicuramente se c'è qualcosa di interessante in questo festival è proprio l'equilibrio che si è venuto a creare tra delle canzoni che, ripeto, non sono così spumeggianti e che non ti fanno saltare dal divano, ma che quantomeno a livello di competizione ti regalano un minimo di dubbio, perché al momento il dubbio principale è Fedez Masini, Serena Brancale, tra le due chi potrebbe vincere, anche se vedo favoriti comunque Fedez e Masini dal mio punto di vista. Mi stavo dimenticando Arisa, c'è anche Arisa che ha avuto l'accesso in entrambe le top 5, quindi non è da sottovalutare come nome, però credo che nella cinquina possa arrivarci, è probabile a questo punto visto che è stata inserita nelle due votazioni della cinquina, però non la vedo come una vincitrice onestamente, e secondo me il brano che ha, poi lei è fenomenale a cantare e su questo non ci sono dubbi, ma lo sapevamo già, il brano non penso che meriti la vittoria, non penso che sia un brano da vittoria per quanto riguarda il mio modo di vedere, poi tutto può essere e valuteremo insomma in base a quello che succederà nei prossimi giorni o meglio ormai nelle prossime ore, perché chiaramente abbiamo la serata cover e poi appunto la finalissima che credo sia molto meno attesa rispetto agli altri anni, su tutti 2 anni fa c'era il confronto Angelina Mango-Geolier che era qualcosa di clamoroso, si sono scomodati tutti per votare da una parte e dall'altra, e lì veramente è stato un televoto che ha creato un pathos incredibile, soltanto tra quei due, con Annalisa come terzo incomodo, nonostante partisse favorita alla vigilia del festival, però c'erano loro due, poi subito dietro Annalisa che aveva perso qualche posizione nonostante una canzone molto forte e molto coinvolgente, e quindi c'era molto pathos. L'anno scorso un po' meno, si era creato forse questo dualismo tra Olly e Lucio Corsi, però mai come quello del 2024, onestamente, e quest'anno anche, nonostante sembri profilarsi un duello tra Serena Brancale e la coppia Fedez-Masini, non è che ci sia tutto questo hype e appeal per quanto riguarda il possibile vincitore, che però comunque siamo sempre un po' curiosi di scoprire. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forzinet. Ciao a tutti.